Un altro gennaio è passato, siamo già a febbraio e in realtà manca poco anche per marzo, si avvicina la primavera, insomma il tempo vola e io mi faccio grande assieme a voi i video diventano sempre più nostalgici, ma c'è una buona notizia. Sì, perché come ogni mese, essendo appunto a febbraio, abbiamo un nuovo unboxing da fare direttamente da Rosa Spina, gioielleria di Bergamo, perché il buon Stefano ci vizia, e soprattutto gli ho chiesto e ci ha inviato due orologi di un brand che abbiamo scoperto recentemente, ma di cui in realtà avevo già parlato e avevamo già recensito alcuni suoi prodotti proprio grazie a Stefano e a Rosa Spina. Beh, dato che ne avevamo parlato recentemente e dato che c'erano delle novità rispetto a quest'estate, gli ho chiesto appunto questi due orologi molto simili ma moltissimo diversi tra loro, e adesso vedrete perché, e che ho particolarmente apprezzato, quantomeno sulla carta, ma sono molto curioso di vederli dal vivo. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma soprattutto di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso. E come dicevo, nel format odierno dell'unboxing abbiamo ricevuto da Rosa Spina di Bergamo due orologi speciali, ma soprattutto un bel pacco da aprire assieme, quindi senza perdere altro tempo giriamo la camera e vediamo di che si tratta. Eccoci qua. Allora, è un marchio di cui in realtà abbiamo già parlato. Ho recensito alcuni prodotti di questa Maison, ma ne abbiamo parlato anche recentemente con degli accenni storici che reputo interessanti, e così ho chiesto a Stefano di Rosa Spina, per l'appunto, questa è Aria, via l'Aria. Ho chiesto a Stefano di mandarmi alcuni dei loro orologi per parlarne assieme, perché di sicuro è interessante parlarne, discuterne, e alcuni appunto li abbiamo già visti assieme, ma in ogni caso è ancora più interessante vederli dal vivo, no? Provarli questi orologi, quindi quale momento migliore se non un unboxing di Rosa Spina, che è concessionario ufficiale, che come sapete ha anche un occhio di riguardo per noi del canale, ma ancora di più per la chat di Talk, all'interno della quale Rosa Spina, all'interno della quale chat di Talk potete entrare gratuitamente e facilmente seguendo i link all'interno della descrizione del video. Ok, abbiamo i nostri due orologi, bene, e adesso li guardiamo assieme. Questo è quello da vedere per ultimo. Probabilmente avrete già capito, parliamo del Vulcan Cricket. Vediamo un po' di metterlo a fuoco. Eccolo qui, orologio denominato The President, perché questo qui ce l'avevano alcuni presidenti degli Stati Uniti, ed è un orologio speciale perché, come abbiamo già detto nel Beato tra gli orologi di qualche domenica fa, il cricket è il primo vero svegliarino della storia, laddove il concetto di svegliarino, quindi non di ripetizione minuti, quindi di un orologio che segnasse appunto con dei martelli all'interno della cassa, è una complicazione molto pregiata e molto costosa, segnasse insomma l'orario. Il Vulcan Cricket per la prima volta rese possibile la sveglia all'interno di un orologio meccanico che fosse effettivamente funzionante ed efficace per quello che era il suo scopo, cioè essere udita e anche svegliare il suo proprietario, cosa appunto che all'epoca non era assolutamente semplice da ottenere. Ci riuscì per la prima volta appunto Vulcan con questo orologio, che ha dei retroscena storici secondo me unici nel proprio genere, che fortunatamente Vulcan ha riportato in auge e ha riportato anche alla luce
con la recente acquisizione e anche la recente riproposizione dei suoi modelli storici. Modello storico che indubbiamente è questo bellissimo Cricket, ma abbiamo anche un altro magnifico modello storico, in questo caso però nella sua versione più moderna e contemporanea, ovvero parliamo di questa bellezza qui. Parliamo del Vulcan Nautical Cricket, quindi il modello con la scala di decompressione sul quadrante e anche svegliarino come il Cricket che abbiamo visto prima nella sua versione più elegante. Guardate che bello. In questo caso parliamo del Nautical Cricket, quindi dello svegliarino appunto con scala di compressione, però in questa bellissima e super rock edizione limitata di soli 50 pezzi al mondo, che abbiamo avuto la fortuna di provare grazie appunto a Rosa Spina. Cassa in acciaio PVD nera lucida, vetro naturalmente super bombato come si conviene al Nautical Cricket, e anche questo bellissimo cinturino in gomma vulcanizzata, in caucciù, di Vulcan, una delle ultime novità della Maison, che finalmente dota di ottimi cinturini di altissima qualità i suoi orologi subacquei, che sicuramente meritavano qualcosa all'altezza dell'orologio, con un listino di 4.500 euro al netto di eventuali sconti, anche se questa è una limited edition di soli 50 pezzi, quindi c'è da capire effettivamente. Tra l'altro è super black, è veramente molto molto accattivante, quindi non so bene se su pezzi di questo tipo ci sono degli sconti, ma al di là di questo un orologio in ogni caso da ammirare. Certo, non il più facile da utilizzare e da leggere, però c'è anche da dire che questo è un esercizio stilistico, è un esercizio di design che va oltre quello che il classico Nautical Cricket, che pure avrei potuto recensire e farvi vedere, ma volevo farvi vedere qualcosa di particolare che magari non si vedesse tutti i giorni. La facilità di lettura non è il punto forte di questo orologio, ma credo che ha pochi interessi in questo caso. È insomma un orologio che si acquista e si gode al polso per ben altri motivi. Cosa diversa invece per il più classico dei Vulcan Cricket, un orologio tipicamente anni 60 ma con tutte le caratteristiche moderne, dalla realizzazione della cassa alla bellezza e precisione delle rifiniture, come questa satinatura verticale che va a tagliare fondello e lunetta lucide, e anche lui dotato di questo bellissimo vetro bombato. Insomma, un vero e proprio orologio anni 60 che sembra essere appena stato tolto dal pozzo di un presidente degli Stati Uniti, e che richiama insomma tutto l'heritage, tutta la storia, tutta l'identità di Vulcan. A me piace molto la sua semplicità unita alla sua storia e anche alla sua complicazione, che adesso vi faccio sentire. Secondo me lo rende davvero un orologio un po' magico, è uno di quegli orologi che si vedevano al polso delle personalità più importanti e che oggi possiamo godere nuovamente grazie appunto a questa operazione heritage, secondo me di Vulcan riuscitissima. Listino 4.650 euro, superiore a questa edizione limitata, ma c'è anche da dire che il Vulcan Cricket appunto è l'orologio più storico e uno dei più blasonati in assoluto che abbiamo nel panorama dell'orologeria, oltre al fatto, e continuo a ripeterlo, che appunto da Rosa Spina di sicuro è possibile parlare di sconti. In più sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo bellissimo cinturino in coccodrillo di bellissima fattura, ottimamente realizzato e che si sposa perfettamente con l'orologio, con il suo stile appunto così understate e così anni 60. Adesso magari li vediamo al polso e soprattutto li ascoltiamo.
E allora 4.500 euro per il Nautical Cricket in edizione limitata e 4.650 invece per il Cricket classico quadrante silver. Io partirei proprio da lui per ascoltare un po' lo svegliarino e quindi la suoneria, chiamiamola così, che appunto è la particolarità principale di Vulcan da sempre e naturalmente del cricket. Allora gli diamo la carica, così facciamo partire il calibro. Come potete vedere la sfera dei secondi comincia a muoversi. Questo è un calibro manuale. Questo qui è la carica del bariletto che si carica con la corona. Vediamo un po' se arriva anche a battuta. Non so se riuscite a sentire il cricchetto. Vediamo che cosa succede. Ecco qui, è arrivata a battuta, tipica corona con questo motivo a quadratini dei diver anni 60, la sfera dei secondi azzurrata a fiamma, bellissima, così come è bellissima anche la lavorazione del quadrante dei numeri arabi, è veramente rifinito in maniera perfetta, come ci si aspetta da un orologio di questo pregio e di questo costo. Questo è indubbio, non c'è neppure bisogno di dirlo, ma dirlo certamente non fa male. Sfere Dauphin perfettamente rifinite, e poi vedete abbiamo il freccino dell'allarme che ci indica questo qui ci fa, ecco qui. Allora con il tasto in pratica il calibro espelle la corona, e con la corona espulsa in questo modo dal tasto abbiamo la possibilità di impostare, forse così carichiamo la molla, vediamo un po' che cosa succede sul retro. No, probabilmente va a vuoto in questo modo. In questo modo invece impostiamo la sveglia, quindi in questo caso sono le 9 e quasi un quarto. Dovremmo essere in grado di sentire la sveglia alle 9 e un quarto, e cioè praticamente, vediamo un po'. Qui andiamo di 10, 30 e 50 minuti, non so se riuscite a vederlo, quindi significa che se queste sono le 9, queste sono le 9 e 10, 9 e 20 e 9 e 30, quindi noi in pratica ci mettiamo alle 9 e un quarto, dovrebbe essere circa questo. Eccolo qua. E questo che avete visto naturalmente è il martelletto che consente all'orologio di suonare. E sistema appunto, tra l'altro non so quanto si sia sentito al microfono, ma l'orologio vibra tanto oltre ad essere molto udibile, quindi immaginiamolo per esempio su una superficie, magari facciamo il test proprio con il Nautical, e appunto tutta l'efficacia che doveva avere questo tipo di orologio. In questo caso invece abbiamo naturalmente la doppia corona. Allora la prima sicuramente, come abbiamo già visto, per impostare l'ora e per impostare anche la sveglia, mentre la seconda corona, che è una corona a vite, serve a utilizzare il quadrante con la scala di decompressione che ha un utilizzo molto specifico e anche abbastanza tecnico, non semplicissimo da spiegare, e diciamo non è questo il video con cui spiegare la scala di decompressione, ma sono certo che chi conosce questi orologi e chi conosce questa tipologia di diver sa benissimo di che cosa sto parlando. Quindi rimettiamo la nostra corona a vite al suo posto e invece andiamo ad azionare il nostro svegliarino. Prima di tutto carichiamo la sveglia, per l'appunto, perché naturalmente il martelletto del calibro ha la possibilità di funzionare grazie a un bariletto dedicato. Se andasse ad utilizzare invece il bariletto di carica dell'orologio, dopo la sveglia l'orologio non funzionerebbe più, e invece come potete vedere l'orologio naturalmente continua a funzionare
uno dei motivi per cui lo svegliarino era stato pensato già prima di Vulcain, ma appunto solo Vulcain per prima riuscì effettivamente a farlo funzionare. Dopodiché arrivarono altre maison anche più illustri, come per esempio Jaeger-LeCoultre, ma questa è tutta un'altra storia. Tra l'altro, se non lo sapete, fino a poco tempo fa, credo che non sia più in produzione, anche Tudor aveva uno svegliarino, il Tudor Advisor, che provai anche in concessionaria 2 o 3 anni fa, molto simpatico, ma insomma un orologio molto diverso dal Vulcain Cricket, molto meno pregiato come orologio, anche nella qualità delle rifiniture, ma soprattutto nelle dimensioni della cassa. Era veramente un orologio particolarmente spesso, inutilmente spesso, certo, e probabilmente erano caratteristiche tecniche necessarie, però non mi convinceva. Ora, in questo caso il puntatore dello svegliarino è un po' meno preciso, perché nell'altro Vulcain abbiamo visto che sul bordo del quadrante abbiamo proprio la minuteria per poter scegliere di far suonare l'orologio alle 9:10, 9:15, 9:20. In questo caso invece non abbiamo quelle precise indicazioni, quindi bisogna andare un po' più a sensazione. In questo caso sono quasi le 12, quindi io mi porrei qui, ci proviamo e vediamo che cosa succede. E soprattutto, mentre suona, io prendo il microfono e lo poggio, vediamo un po'. No, non va. Ah, ecco. No, probabilmente, scusate, ma non avevamo la carica. È tutto live, non facciamo tagli, così vi faccio vedere. Ora, allora, spostiamo un attimo questo, altrimenti... Ok, quindi questo qui lo carichiamo meglio. Credo sia stata una mia dimenticanza quello di caricare anche l'orologio più che lo svegliarino. E mi pare di capire che si carichi... Ah, ecco qui. E ve lo faccio vedere qui il doppio bariletto. Allora, in un senso, nel senso orario, andiamo a caricare lo svegliarino. Nel senso antiorario invece carichiamo l'orologio, che adesso è tutto carico. Continuiamo a caricare lo svegliarino, è tutto carico anche lui, quindi la corona non va né a destra né a sinistra. Guardate il ponte che va a spostare la ruota di carica, che poi va a prendere o il bariletto dell'orologio o il bariletto dello svegliarino. Quindi siamo pronti, ora possiamo settare nuovamente il nostro svegliarino. Ah sì, dobbiamo fare un giro completo, altrimenti si carica soltanto, e così dovremmo esserci. Andiamo un po', eccolo qui, microfono, e così. E questo è l'orologio che suona su una superficie. Immaginatelo per esempio su un comodino, oppure ancora immaginatelo al polso. È un orologio che in ogni caso si sente, la sua suoneria, chiamiamola così, è molto efficace per quello che è un qualsiasi scopo di un orologio di questo tipo. Orologio di questo tipo naturalmente che per esempio in un diver così tecnico con la scala di ricompressione, negli anni 60 e 70 aveva lo scopo per esempio di avvisare il subacqueo dei tempi di immersione e magari il fatto che fosse tempo di riemergere. Qualcosa che all'epoca era un vero e proprio strumento tecnico, cosa che magari oggi riteniamo del tutto superfluo e del tutto desueto con tutta la tecnologia di cui disponiamo, però all'epoca era una funzione che in pochi, e soprattutto quando uscì Vulcain praticamente nessuno, erano in grado di offrire, e che in tanti invece ritennero fondamentale, tanto appunto da fare la fortuna di Vulcain. Una complicazione che per un appassionato odierno, sebbene inutile, come dobbiamo dirlo e lo diremo sempre, sono oggi inutili gli orologi meccanici, anche i più precisi al mondo. Con l'avvento del quarzo a pochi euro è possibile avere un orologio precisissimo al polso, o addirittura leggere l'ora sul cellulare, quindi sono vezzi tecnici e gli orologi meccanici del tutto inutili. Per un appassionato
Un orologio del genere con una complicazione del genere ancora oggi, secondo me, è invece di grandissimo interesse. Tra l'altro questo Vulcan Cricket, come potete vedere al polso, sul mio polso da 16,5 cm, è anche di una semplicità e di una eleganza fuori dal comune. Un orologio che a primo impatto, secondo me, svela subito, dimostra di essere un orologio fortemente elegante e dal forte carattere heritage, che però richiama anche uno spirito e una voglia di osare dell'epoca, della Vulcan storica, che fa un immenso piacere vedere ancora oggi, perché non è scontato che maison di questo tipo decidano nuovamente di osare con orologi del genere e con complicazioni del genere che costano, e l'abbiamo appena detto, il listino di 4.650 euro lo dimostra. Costano, è vero, ma regalano agli appassionati un'emozione in più. E per gli amanti del tecnico, che si tratti di questa edizione full black del Nautical Cricket, questo vetro è spaziale, veramente una cupola di zaffiro. O comunque che si tratti, dicevo, della classica edizione del Nautical Cricket, quindi dedicato ai diver professionisti, in ogni caso orologio che nasce come strumento subacqueo, beh, c'è questa possibilità che secondo me richiama ancora meglio la Vulcan dell'epoca, sebbene devo dire ho un certo debole per questo classico cricket che, come dicevo, della sua semplicità fa anche il suo cavallo di battaglia. Due orologi molto diversi ma anche molto simili, appunto, nella loro storia e nella loro complicazione, che sono davvero contento di aver provato finalmente al polso e di avervi anche mostrato il loro funzionamento, grazie appunto a Stefano e a Rosa Spina, che ogni mese ci inviano degli orologini nuovi da provare e soprattutto da farvi vedere. E con questo non posso far altro che ringraziarvi per essere stati fin qui, chiedervi che cosa pensate di questa nuova vita di Vulcan nei commenti e darvi appuntamento come sempre a un nuovo video qui su Tok. Ciao!